Titanic è senza dubbio uno dei film più amati e di maggior successo nella storia del cinema. Un'opera monumentale che ha consacrato James Cameron, il quale ha dovuto affrontare un budget fuori controllo, riprese estenuanti e critiche prima ancora dell'uscita. Eppure il risultato è stato un vero e proprio trionfo, vincitore del premio Oscar come miglior film e record di incassi. A distanza di anni, Titanic continua a resistere alla prova del tempo. Ancora oggi è un capolavoro tecnico che riesce a fondere perfettamente spettacolo, dramma e interpretazioni memorabili, facendo vivere agli spettatori l'impatto emotivo della tragedia come se fossero a bordo della nave. All'inizio del film, l'anziana Rose arriva sulla nave di ricerca accompagnata dai suoi cani. Potrebbe sembrare un dettaglio secondario, ma in realtà questo è un riferimento storico. Sul vero Titanic c'erano 12 cani a bordo, ma solo 3 riuscirono a sopravvivere. Erano di piccola taglia e i loro proprietari li portarono sulle scialuppe senza che nessuno dicesse nulla. Le fotografie nella stanza di Rose mostrano momenti della sua vita che hanno un significato particolare. We'll ride horses on the beach. We'll ride on the roller coaster till we throw up. Tutte esperienze che Jack aveva immaginato per lei mentre erano sul Titanic. Il dettaglio serve a mostrare che Rose, nonostante tutto, ha vissuto appieno la vita che Jack avrebbe voluto per lei. Per portare sullo schermo un film così ambizioso, James Cameron non si è accontentato di ricostruire il Titanic con modellini o set parziali. È stata realizzata una replica della nave in scala 1:1, ma con un trucco. Per risparmiare denaro, hanno costruito solo la parte che sarebbe stata visibile nelle inquadrature principali. Il resto è stato ricreato digitalmente con effetti speciali. In un'inquadratura, infatti, è possibile notare una sezione della nave che non è stata costruita. Nel 1912 il Titanic era ancorato sul lato sinistro, mentre nel film appare ormeggiato sulla destra. Il motivo di questa discrepanza è semplice. Durante le riprese, le condizioni ambientali non permettevano di girare la scena come previsto. Così la produzione ha dovuto costruire il set con il lato opposto visibile. Questo ha creato un problema perché tutti i dettagli, dai cartelli ai costumi, sarebbero stati al contrario. Per risolverlo, in fase di post-produzione, l'intera scena è stata specchiata digitalmente, compresi i testi, le decorazioni e persino il biglietto di Jack, che è stato modificato per risultare leggibile dopo l'inversione. All'inizio del film si vede un'automobile caricata sulla nave. Questa è la stessa macchina in cui Jack e Rose consumeranno la loro storia d'amore. Storicamente, sul Titanic c'era traccia della presenza di un solo veicolo a bordo, un'auto appartenente ad un passeggero di prima classe. Il guardaroba di Rose racconta visivamente il suo percorso di trasformazione. Quando la vediamo salire sulla nave, indossa un vestito bianco con strisce nere che ricorda l'abbigliamento di un prigioniero, un chiaro riferimento alla sua condizione di giovane donna intrappolata in un matrimonio combinato. Man mano che si avvicina a Jack, i suoi vestiti diventano più morbidi, più ampi, e i suoi capelli iniziano a essere sciolti, segno della sua crescente libertà. La scena in cui sua madre le stringe il corsetto è forse il simbolo più forte di questa metafora, con il gesto fisico che rappresenta il tentativo di controllarla e soffocare il suo desiderio di indipendenza. Jack non si limita a vincere il biglietto per il Titanic nella famosa partita a poker, ma si porta a casa anche un coltello, un dettaglio che potrebbe sembrare secondario, ma che in realtà torna utile più avanti nel film. Durante l'evacuazione della nave, infatti, è Fabrizio a usare proprio quel coltello per tagliare le corde di una scialuppa e tentare di mettersi in salvo. Jack Dawson è un personaggio di fantasia, ma c'è un'incredibile coincidenza legata al suo nome. Dopo aver scritto la sceneggiatura, James Cameron scoprì che tra i passeggeri del Titanic esisteva davvero una persona con un nome molto simile, Joseph Dawson. A differenza del Jack del film, Joseph era un marinaio che lavorava sulla nave e purtroppo non sopravvisse al naufragio. Nonostante questa somiglianza, il personaggio interpretato da Leonardo DiCaprio non è ispirato alla sua storia, ma la coincidenza ha aggiunto un ulteriore strato di fascino alla leggenda del film. James Cameron ha ricreato fedelmente alcune fotografie storiche del Titanic nel film. Un esempio evidente è la scena della partenza, con le persone a terra che salutano la nave, identica a un'immagine reale dell'epoca. Anche la ripresa frontale del Titanic è una replica diretta di una foto originale, dettagli che dimostrano l'ossessione del regista per l'accuratezza storica. In Titanic ci sono diversi cameo, ma uno dei più curiosi riguarda Van Ling, supervisore degli effetti speciali. Poco dopo l'imbarco si può notare il suo volto tra i passeggeri. Non è una semplice apparizione casuale, il suo personaggio è anche un riferimento storico.
Infatti, nel film si vedono brevi sequenze di passeggeri cinesi, un dettaglio che passa quasi inosservato, ma che in realtà si basa su una storia vera. Sul Titanic c'erano 8 passeggeri cinesi e 6 di loro sono sopravvissuti al naufragio, ma la loro storia non ha avuto un lieto fine. Appena arrivati in America furono deportati a causa delle leggi anti-immigrazione dell'epoca. Questa vicenda è rimasta nell'ombra per anni, fino a quando è stata raccontata nel documentario The Six del 2020. Cameron ha voluto inserirne un accenno nel film. Nella versione estesa, infatti, c'è una scena in cui un uomo viene trovato mentre galleggia su un pezzo di legno, un chiaro riferimento a uno di loro. Rose mostra a Cal un dipinto di Pablo Picasso, che lui critica senza esitazione. Quel quadro è Le Demoiselles d'Avignon, oggi considerato un capolavoro. Ma c'è un problema. Nel 1912 non solo non era a bordo del Titanic, ma non era nemmeno stato esposto pubblicamente. Un chiaro errore storico, voluto per ragioni narrative. Curiosamente, l'inserimento dell'opera nel film ha portato a Cameron una multa per uso improprio del dipinto. Piccolo easter egg, questa voce di sottofondo appartiene a James Cameron. Quando Jack racconta a Rose della sua infanzia, le dice di aver pescato nel lago Wissota. Nulla di strano, vero? Peccato che quel lago non esistesse nel 1912. È stato creato artificialmente 5 anni dopo il naufragio, con la costruzione di una diga idroelettrica. Jack descrive la sensazione dell'acqua gelida dicendo che Water that cold, like right down there, it hits you like 1,000 knives stabbing you all over your body. questa non è una battuta inventata per il film, ma una citazione diretta da un vero sopravvissuto. Durante l'inchiesta americana sul naufragio, un uomo che era caduto in acqua usò esattamente queste parole per descrivere l'agonia del freddo. Cameron ha deciso di inserire questa frase per dare ancora più realismo alla scena. Durante una delle scene in prima classe, Rose si definisce una Poor little rich girl. Questa frase potrebbe sembrare buttata lì a caso, ma in realtà è un omaggio all'attrice che interpreta Rose anziana, Gloria Stewart. Negli anni 30, infatti, Gloria Stewart recitò in un film intitolato proprio Poor Little Rich Girl. Cameron ha inserito questa battuta come un piccolo riferimento alla carriera dell'attrice, un modo per rendere omaggio alla sua storia cinematografica. James Cameron non si è limitato a dirigere Titanic, ha voluto toccare con mano la storia. Per realizzare il film con il massimo realismo, ha effettuato numerose immersioni sul vero relitto del Titanic, filmando sequenze che sarebbero poi state inserite nel film. Il regista ha trascorso più tempo esplorando la nave sul fondo dell'oceano di quanto abbiano fatto i passeggeri durante il loro viaggio. Le riprese subacquee che vediamo nella versione moderna della storia di Rose sono quindi autentiche e catturate direttamente dal luogo del disastro. Questo approccio non solo ha dato al film una qualità visiva unica, ma ha anche permesso a Cameron di comprendere meglio la tragedia e ricreare ogni dettaglio con un'accuratezza quasi maniacale. Quando Rose sfoglia il taccuino di Jack, tra i suoi disegni appare una donna anziana, coperta di gioielli. Quel ritratto è ispirato alla Mont Bijou, una figura realmente esistita e fotografata a Parigi nel 1932, ben 20 anni dopo il naufragio del Titanic. Un anacronismo voluto, che Cameron ha inserito per arricchire la narrazione, senza preoccuparsi troppo della precisione storica. Molly Brown aiuta Jack a prepararsi per la cena in prima classe, scegliendo per lui un abbigliamento elegante. L'outfit e l'acconciatura di Molly è stato ispirato a quello di una vera passeggera e sopravvissuta del Titanic, contribuendo a rendere la scena più autentica e fedele alla realtà storica. Tra i disegni di Jack c'è anche quello di una prostituta con una sola gamba, ma il film non la mostra chiaramente. La pagina viene girata proprio mentre la telecamera passa, rendendo il dettaglio quasi impercettibile. Solo fermando il frame è possibile vederla, lasciando spazio all'immaginazione dello spettatore. Molly Brown è uno dei personaggi più affascinanti del film e la sua storia è tratta direttamente dalla realtà. Nel naufragio fu una delle poche a prendere il comando della propria scialuppa e cercò di convincere l'equipaggio a tornare indietro per salvare i naufraghi in acqua. Nel film vediamo una scena in cui cerca di opporsi al marinaio Roberts che si rifiuta di tornare indietro. Quel marinaio è in realtà lo stesso che stava al timone durante la collisione con l'iceberg. In questa scena, sullo sfondo, possiamo notare un uomo distinto. Non è un attore qualsiasi, si tratta di Edward Kamuda, presidente della Titanic Historical Society. Kamuda ha collaborato alla produzione del film come consulente per garantire l'accuratezza storica di molti dettagli, e Cameron ha voluto omaggiarlo con un cameo. Durante la cena in prima classe, Rose presenta alcuni personaggi realmente esistiti. There's the Countess of Ross. Famosa per aver preso il comando della sua scialuppa e aver remato fino al salvataggio. That's John Jacob Astor, the richest man on the ship. Morì nel naufragio dopo aver ceduto il suo posto a 2 bambini. His little wifey there, Madeline, is my age and in a delicate condition. La moglie di John Jacob riuscì invece a salvarsi. And that's Benjamin Guggenheim and his mistress, Madame Aubert. Diventato famoso per aver rifiutato il salvagente e per una delle frasi più celebri della storia del Titanic. Well, thank you. You're dressed in our best and I'm prepared to go down as gentlemen. And over here we have Sir Cosmo and Lucille Lady Duff Gordon.
un uomo molto discusso perché sopravvisse su una scialuppa con solo 12 persone, nonostante potesse ospitarne 40. La stampa dell'epoca riferì che Cosmo corruppe l'equipaggio della scialuppa per non tornare a salvare i sopravvissuti. Nella scena della colazione tra Cal e Rose, il personaggio di Billy Zane perde la calma e urla a Rose, mentre scaraventa il tavolo con violenza. Questo gesto non era presente nella sceneggiatura, ma fu un'improvvisazione dell'attore. La reazione di Kate Winslet è quindi completamente autentica. Il suo sguardo di sorpresa è reale, perché non si aspettava quel gesto improvviso. Questa scena richiama una fotografia storica del Titanic, ricreata fedelmente nel film. L'uomo con il cappello è interpretato dallo storico Don Lynch, uno dei consulenti della produzione. Nella foto originale, il padre e il figlio ritratti riuscirono a sopravvivere al naufragio, ma tragicamente il bambino morì 3 anni dopo in un incidente stradale. Un destino crudele per uno dei più giovani superstiti del Titanic. Uno dei motivi per cui il Titanic fu un disastro così devastante fu la mancanza di scialuppe di salvataggio. Anche se nel film viene detto che c'erano poche scialuppe, la realtà era ancora più drammatica. Secondo la legge dell'epoca, il numero di scialuppe presenti a bordo era effettivamente sufficiente, ma solo perché le normative erano basate sul tonnellaggio della nave e non sul numero di passeggeri. Il Titanic trasportava 20 scialuppe, ma solo 18 furono effettivamente messe in mare. Una si capovolse e un'altra venne lanciata in acqua senza che nessuno riuscisse a salirci sopra. Nel documentario Titanic, 20 anni dopo, James Cameron ha affermato che le scialuppe avrebbero potuto salvare tutti i passeggeri se solo ci fosse stata una preparazione adeguata dell'equipaggio. La scena in cui Jack disegna Rose è una delle più iconiche del film, ma c'è un dettaglio che pochi conoscono. Il disegno non è stato realizzato da Leonardo DiCaprio, bensì da James Cameron in persona. Le mani che vediamo nella scena sono proprio quelle del regista e per far sembrare Jack mancino, la ripresa è stata specchiata in post-produzione. Piccola curiosità, il disegno originale è stato venduto all'asta nel 2011 per $16.000. Nonostante la scena del disegno mostri Rose nuda, nella famosa scena d'amore tra Jack e Rose nell'auto non si vede nulla di esplicito. C'è un motivo per questa scelta. Titanic era il film più costoso mai realizzato fino a quel momento e i produttori non volevano rischiare di ottenere una classificazione vietato ai minori. La nudità artistica nella scena del disegno era accettabile, ma mostrare un rapporto sessuale in modo più esplicito avrebbe potuto compromettere la distribuzione del film. Durante la scena del disegno, Jack dice a Rose: Overrun. The bed. The couch. Questa battuta sembra naturale, ma in realtà è un errore di Leonardo DiCaprio. Nella sceneggiatura originale avrebbe dovuto dire solo "siediti sul divano", ma l'attore sbagliò la frase. Cameron trovò che la svista rendesse la scena ancora più realistica e decise di lasciarla nel montaggio finale. Nel film, un ufficiale si chiede se i binocoli avrebbero potuto fare la differenza, ma gli viene risposto che ormai è troppo tardi. Questa battuta richiama l'inchiesta ufficiale sul naufragio, in cui fu chiesto a un testimone se averli avrebbe cambiato le cose. La risposta fu chiara: con i binocoli probabilmente l'iceberg sarebbe stato avvistato in tempo. Nella realtà i binocoli c'erano, ma erano chiusi in un armadietto e la chiave era rimasta a terra nelle tasche del secondo ufficiale, David Blair. Un errore fatale che contribuì alla tragedia. Alla fine del film, lo stesso ufficiale si trova sulla scialuppa con Molly Brown, ma nella realtà il sesto ufficiale James Moody morì nel naufragio. Un altro sopravvissuto, Jack Thayer, riuscì a salvarsi, ma anni dopo cadde in una profonda depressione. Nel 1945 si tolse la vita dopo aver perso il figlio in guerra e la madre l'anno precedente. Titanic è un film estremamente preciso dal punto di vista cronologico. Se si prendono in considerazione solo le scene ambientate nel 1912, la durata totale è di 2 ore e 40 minuti, esattamente lo stesso tempo che impiegò la nave reale ad affondare dopo aver colpito l'iceberg. Questa scelta è un modo per rendere l'esperienza il più immersiva possibile e far capire allo spettatore quanto l'affondamento sia stato lento e drammatico. Durante le riprese, un membro della troupe mise una grande quantità di droghe nel cibo servito alla produzione. Più di 160 persone finirono in ospedale con allucinazioni e vomito. Cameron non fu colpito, ma il responsabile non fu mai trovato. Un episodio assurdo, quasi degno di un film a sé. Una delle immagini più strazianti del film è quella della coppia di anziani che decide di morire abbracciata nel letto mentre l'acqua invade la loro cabina. Questi 2 personaggi non sono inventati, ma si basano su 2 persone realmente esistite: Isidor Straus e sua moglie Ida, proprietari della catena di negozi Macy's. Durante il naufragio, Ida avrebbe avuto la possibilità di salire su una scialuppa, ma si rifiutò di lasciare il marito. Secondo le testimonianze dei sopravvissuti, le sue ultime parole furono: No! We've been together for 40 years, and where you go, I go. Il film ha deciso di omaggiare questa storia inserendo la loro tragica fine in una delle sequenze più emozionanti.
Durante la scena dell'affondamento si vede un uomo vestito di bianco che beve whisky. Il personaggio si ispira a Charles Jugan, capo panettiere del Titanic. Secondo la sua testimonianza, riuscì a sopravvivere all'acqua gelida perché aveva bevuto grandi quantità di alcol, che gli avrebbero dato un'illusione di calore e gli avrebbero permesso di resistere più a lungo. In realtà è molto più probabile che sia sopravvissuto semplicemente perché rimase in acqua meno tempo rispetto ad altri passeggeri, ma la sua storia è diventata una delle leggende più affascinanti del Titanic. Uno dei personaggi più controversi del film è William Murdoch, il primo ufficiale del Titanic. Nel film viene mostrato mentre accetta una mazzetta, spara ad un passeggero e poi si suicida. Questo dettaglio è completamente inventato e ha scatenato molte polemiche, perché Murdoch nella realtà fu uno degli ufficiali che più si impegnarono per salvare i passeggeri. Dopo l'uscita del film, la famiglia Murdoch protestò e la produzione fu costretta a scusarsi, donando $5.000 in sua memoria. Uno dei momenti più iconici del film è quello in cui l'orchestra continua a suonare mentre la nave affonda. La frase Gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight. è diventata una delle più celebri del film, ma si basa su testimonianze reali. Secondo i racconti dei sopravvissuti, i musicisti del Titanic suonarono fino all'ultimo istante per cercare di calmare i passeggeri. Purtroppo nessuno di loro sopravvisse. Titanic non è il primo film a raccontare il tragico naufragio del 1912. Nel 1958 era già stato realizzato A Night to Remember, una pellicola che raccontava la storia con un taglio più documentaristico. Un collegamento interessante tra i due film è la presenza dell'attore Bernard Fox, che nel film del 1958 interpretava una vedetta del Titanic. Nel Titanic di James Cameron, invece, Fox appare nel ruolo del colonnello Archibald Gracie IV, uno dei passeggeri realmente esistiti. Un piccolo omaggio alla tradizione cinematografica legata al Titanic, che crea un ponte tra le diverse versioni della storia. Sia in Titanic che in A Night to Remember, Thomas Andrews viene mostrato accanto a un orologio nei suoi ultimi momenti sulla nave. Questa scena si ispira a testimonianze di alcuni sopravvissuti, secondo cui Andrews sarebbe stato visto nel salone principale vicino all'orologio, poco prima che il Titanic scomparisse nelle acque dell'Atlantico. Questa scena mette in evidenza il perfezionismo e la dedizione di Thomas Andrews. Nel film lo si vede spesso girare con un quaderno in mano, annotando dettagli e possibili migliorie da apportare al Titanic, segno del suo impegno costante nel rendere la nave perfetta. Durante il naufragio si vede un prete che aiuta i passeggeri e recita preghiere mentre la nave affonda. Questo personaggio è basato su padre Thomas Biles, un sacerdote che si trovava davvero sul Titanic. Si rifiutò di salire su una scialuppa e rimase sulla nave per dare l'estrema unzione ai passeggeri condannati a morire. Uno dei dibattiti più accesi sul film riguarda la famosa zattera su cui Rose si salva mentre Jack rimane in acqua. Per anni molti fan hanno sostenuto che ci fosse spazio per entrambi, ma c'è un dettaglio poco noto. Quello su cui Rose galleggia non è una porta, ma una decorazione in legno della parte superiore di una porta del Titanic. Il pezzo esiste davvero e si trova in un museo. Cameron lo ha riprodotto fedelmente, dimostrando ancora una volta la sua ossessione per i dettagli storici. Per mettere fine al dibattito sulla sopravvivenza di Jack, il team di Mythbusters ha fatto un test scientifico, dimostrando che Jack e Rose avrebbero potuto salvarsi entrambi se avessero legato il giubbotto di salvataggio sotto la zattera per aumentarne la galleggiabilità. Cameron però ha risposto con una frase molto chiara: Jack doveva morire, punto. Il regista ha spiegato che la scena non riguarda la scienza ma la narrazione. La morte di Jack era necessaria per completare il viaggio emotivo di Rose. Dopo aver raccontato la sua storia, Rose si addormenta accanto alle sue foto e poi la vediamo tornare sul Titanic, dove Jack e gli altri passeggeri la accolgono con un sorriso. Cameron ha voluto lasciare il finale aperto a interpretazioni. Rose sta semplicemente sognando o è morta nel sonno? Alcuni dettagli suggeriscono la seconda ipotesi. L'orologio segna l'ora esatta dell'affondamento e la scena ricrea il suo ultimo momento felice. Cameron ha confermato che la scena è volutamente ambigua, lasciando la scelta allo spettatore. Anche se la collana di Rose è un'invenzione, c'è una storia simile nella realtà. Un uomo d'affari inglese, Samuel Morley, regalò un gioiello molto simile alla sua amante Kate Florence Phillips, che viaggiava con lui sotto falso nome. Morley non sopravvisse al naufragio, ma Kate sì. Questa storia potrebbe aver ispirato Cameron per creare Il cuore dell'oceano. Titanic è un'esperienza cinematografica che continua ad affascinare generazioni di spettatori. Ogni visione rivela nuovi dettagli, collegamenti nascosti e scelte narrative che rendono il capolavoro di James Cameron ancora più straordinario. Se questo approfondimento ti ha fatto scoprire qualcosa di nuovo, lascia un commento con il dettaglio che ti ha sorpreso di più o con altre curiosità che potremo analizzare in un prossimo video. Iscriviti al canale, attiva la campanella e lascia un like. Grazie per essere stati con noi. Ci vediamo nel prossimo video.